Ti capisco bene. In realtà io vivo con le cuffie, vivo con gli auricolari, vivo con i tappini. In casa nostra ormai è assodato che chi ha questa sensibilità vive protetto, protetto dai rumori, usando appunto ognuno quello che ritiene più confortevole per attutire i rumori esterni perché ci fanno soffrire. Essendo un principio, diciamo, ben compreso da tutti i componenti della famiglia, non comporta nessun tipo di fraintendimento né di problema, anzi si sa benissimo che riusciamo ad ascoltarci meglio, a confrontarci meglio se siamo protetti da questo punto di vista. Quindi metti assolutamente le cuffie e spiega a tuo figlio perché le metti. Anzi, secondo me gli dai anche un ottimo esempio del fatto che è importante rispettare le proprie sensibilità, rispettare le proprie caratteristiche, senza necessariamente piegarsi alle convenzioni, ai significati che comunque sono un po' imposti da una cultura che non tiene conto di funzionamenti diversi da quelli della media. Lo stesso vale per le stereotipie o comportamenti particolari che possono essere poco compresi all'esterno e sta a noi semplicemente non, come dire, non censurarli più di tanto, cioè laddove non fa male a se stesso e non fa male agli altri, se quel comportamento è funzionale a superare un momento di stress o a qualunque altro motivo o a qualunque altra cosa, è un comportamento legittimo e legittimarlo sta a noi. Quindi piuttosto che continuare a chiedere normalizzazione alle persone che di fatto funzionano in maniera diversa, iniziare a chiederci cosa è legittimo pretendere, cosa è legittimo esibire, cosa è legittimo vivere del proprio funzionamento. Questo lo so, eh, lo so, i bimbi sono molto, molto provocatori e succede anche con mia figlia. E, però dobbiamo fare noi uno sforzo in più, non c'è alternativa. Noi siamo gli adulti e loro sono i bambini, bisogna spiegargli le cose a freddo e resistergli più a caldo e se abbiamo la fortuna di avere qualcuno a fianco che ci capisce, possiamo a volte delegare a loro quando siamo al limite anche noi. Sono mamma pure io, quindi ti capisco strabene. I figli piccoli mettono davvero a dura prova. In questi anni è stato molto arduo anche per me. Adesso che sono un po' più grandi e a 6 anni dalla mia diagnosi, devo dire che riesco a gestire un po' meglio le cose. Per i meltdown, invece, spesso arrivano improvvisi purtroppo e se hai problemi a capire come ti senti in generale, è difficile coglierne le avvisaglie in tempo. Di solito si diventa nervosi, almeno nel mio caso. Eh, tipo che nessuno può dirti nulla o toccarti. Quando riesco ad accorgermene in tempo, fermo tutto, mi metto al buio e in silenzio. Quella è l'unica cosa che posso fare per abbassare il livello dello stress. Inoltre è fondamentale che qualcuno possa darti una mano per poter andare ad isolarti un pochino e a ricaricare le batterie. E per me è stato fondamentale anche imparare a chiedere aiuto perché all'inizio non sapevo farlo, però poi ho capito che è fondamentale perché se non stiamo bene noi per primi non possiamo essere di aiuto a nessuno. Per quanto riguarda gli altri e le risatine, le opinioni non richieste, fottitene altamente, oppure se non riesci rispondi a tono, se questo ti può fare sentire meglio, ma per esperienza personale posso dire che anche quando rispondi non è che serva poi a molto, quindi ho imparato che fregarsene forse è un po' più salutare. So quanto possa fare male, però è dare fastidio, quindi ti capisco. Come fare a gestire un meltdown quando si sa che se ne sta avvicinando uno? È molto personale la cosa. Sappiamo comunque che un meltdown è una reazione probabilmente a un sovraccarico sensoriale, ma potrebbe anche essere emotivo, cognitivo, quindi a un sovraccarico in generale. È importante cercare più che
gestire un meltdown quando arriva, perché quando arriva, insomma, bisogna avere delle strategie e magari farsi aiutare dalle persone che si hanno vicino. Lì ognuno ha delle preferenze, c'è chi vuole essere contenuto, chi non sopporta di essere toccato, chi ha bisogno di stare in un luogo scuro, ognuno gestisce poi un meltdown quando arriva a modo suo. Io credo che sia invece molto importante individuare i segnali che ci dicono quando sta arrivando e evitare in questo modo che poi se ne ripeta un altro. Cercare di controllare per quanto possibile. Quindi non è mai una la causa di un meltdown, è difficile che sia una, deve essere veramente un sovraccarico enorme. Probabilmente no, è qualcosa che risale a giorni prima, a volte settimane, no? Va montando poco a poco per molto tempo, quindi cercare di individuare quali sono gli elementi che possono essere generare un sovraccarico. Ci sono i rumori, le luci, situazioni particolari, non lo so, una riunione o determinate persone che hanno un tono di voce particolare, musica, quando in generale tutti gli stimoli che avvengono fuori dal nostro controllo hanno la capacità di creare reazioni abbastanza fastidiose. Quindi più che gestire un meltdown quando ne arriva uno, perché lì realmente è una cosa molto personale, io cercherei di capire come fare per evitare il prossimo, quindi capire qual è il percorso che poi porta a un meltdown.